In tutte le nostre avventure sono quello che la scampa sempre bella, ma questa volta è arrivato il momento di mettermi davvero alla prova, testando seriamente i miei limiti da sopravvissuto a Horizons. 922 metri di altezza, 690 metri di dislivello. Il Monte Barro l'ho già conquistato una decina di volte, tanto da poterlo scalare anche a occhi chiusi. Oppure, perché non provare a piedi nudi? So già che me ne pentirò. Eccomi ragazzi, sono quasi pronto per partire, mi sono già cambiato, sono già in tenuta da scalata. Chiaramente non sono uno sprovveduto, mi sono preparato tutto il necessario per affrontare qualsiasi difficoltà. Quindi disinfettante con dei dischetti di cotone, cerotti nell'eventualità dovessi tagliare la pianta del piede, salviettine umidificate per quando arrivo in vetta, per poi rimettere le scarpe e scendere indossandole, anche perché in discesa sarebbe una follia, non che a salire a piedi scalzi non lo sia. Infine l'immancabile tea tree, va bene con tutto, mal di gola, mal di testa, mal di ginocchia, questa va bene per qualsiasi cosa. Direi che ci vediamo direttamente sul sentiero, andiamo. Eccolo là ragazzi, eccolo là che mi attende. Il barro l'avrò scalato anche già una decina di volte, ma questa volta ho un'energia dentro che sono agitatissimo. Eccolo lì, che si fa sempre più grande. Questo è il vicolo di accesso al sentiero per la salita al Monte Barro. Tra un po' inizierà una scalinata che sarà il punto di partenza effettivo della mia scalata a piedi nudi. Questa è la condizione dei miei piedi nudi a inizio scalata. Via, si parte. Sembra andare tutto tranquillamente, nel senso che riesco ad adattare bene i piedi alle pietrone di questa scalinata. Più andrò avanti e più sarà difficile sostenere e sopportare le strade con i sassi più piccolini, i sentieri più terrosi, dove magari ci sono anche le radici. Però devo dire che per il momento tutto nella norma. Insomma, però un po' doloroso lo è. Qua super semplice, di corsa, anche di corsa, hop hop hop. Questa mia sfida inizia ad incuriosire un po' le persone che incontro mentre stanno scendendo dal monte. Il ragazzo mi guarda a piedi nudi. E come se lo faccio a piedi nudi? Sono sicuro che sarà uno dei ragazzi che guarderà questo video, perché gli ho suggerito appunto di iscriversi al canale, in modo tale che potrà assistere anche lui a questa mia avventura. Il brutto del dover fare le riprese così in terza persona è che una volta che salgo poi sono costretto a riscendere, e scendere fa abbastanza male. Questa prima parte è una mulattiera costituita da dei sassoni, da delle pietre molto grandi, e quindi riesco ad appoggiare molto bene il piede. I problemi arriveranno più avanti. Quello che dovete sapere è che lo sto facendo completamente senza un minimo di preparazione. I miei piedi sono liscissimi come il culetto di un bambino, ma ho deciso comunque di intraprendere questa sfida e non so nemmeno il motivo per cui lo sto facendo. Sono anche già tutti belli sporchi, il piedino bello sporco, tutto... Risciacquatina i piedi, poi inizia il vero sentiero. Ma prima... non è stata una grandissima idea, ci sono le ortiche lì dentro. Di solito per arrivare in vetta ci metto circa un'oretta e 20. Stimo a piedi nudi di metterci almeno il doppio. Si sta facendo piano piano sempre più complesso, infatti devo iniziare a dosare tutti i miei passi. Aia. Comunque le persone che incontro si dividono principalmente in due gruppi: quelli che si divertono nel vedermi a piedi scalzi, altri che in realtà sono abbastanza preoccupati. Non sto facendo niente di strano, o forse sì. Allora, come sta andando? Abbastanza bene, se non che mi si è accavallato un muscolo, un leggero crampo, però in realtà ogni tanto mi capita anche a casa, quindi è tutto nella norma. Devo solo aspettare che si sciolga un po'. Pensavo peggio comunque.
Sono arrivato a quello che definisco il primo checkpoint, una piccola vallata, e dopodiché ricomincia di nuovo il sentiero un po' più impervio. Qua la terra è calda. Comunque vabbè, ci tengo a precisare che questa non è un'idea che mi è campata per aria così dal nulla. Ho preso un po' ispirazione dalla pratica del forest bathing, molto comune soprattutto nella parte orientale del mondo, ed è addirittura una disciplina che viene prescritta dai medici, quindi consigliano di andare a camminare nella natura a piedi nudi. Chiaramente io poi ho deciso di passare direttamente al livello successivo e di scalare una montagna, però vabbè, questi sono dettagli. Allora, questi gradini sono la parte più semplice che ho affrontato fino adesso, ma in realtà sono i più infidi. Essendo dai tronchi di legno, essendo un po' sfogliati, il rischio di prendermi una bella spina nella pianta del piede è veramente alta. Ok, non manca troppissimo. Siamo in conclusione della scalata, tra pochissimo arriveremo al punto in cui mi dovrò arrampicare un pochino con le mani in discesa. Che altro dire se non proseguiamo. Ho sconfitto il Monte Barro, sono già convinto di questa cosa. Guarda qua come tarello, guarda qua, piedi nudi, non sto mentendo. Là in cima su questa vetta iniziale partirà appunto il percorsino in cui dovrò arrampicarmi con le mani. Lì sarà particolarmente difficile registrare. Mi sto affaticando molto meno rispetto a quando salgo con le scarpe. Sarà che, essendo costretto a camminare piano, traggo beneficio sul lato resistenza, ecco. Ok, al momento sembra non esserci sangue, quindi perfetto. Almeno questa. Però iniziano ad essere davvero tanto sensibili. Non ce la faccio più. Eccoci, ufficialmente al dirupo. Adesso qua devo proprio lanciarmi in caduta libera. Grazie. Provarci poi, no, non fatelo ragazzi. Ciao. Ti fanno male i piedi? Abbastanza. Però era da un po' che lo volevo fare. L'hai fatta tutta? Tutta. Tutta senza Da scarpe? Lecco, sì. Sono esperienze, No, esatto. Puoi andare a fare il cammino di Santiago? Quest'estate vado, però con le scarpe. Ebbene ragazzi, Palisse contro montagna, ha vinto il Palisse. I piedi sono super doloranti ma sono incolumi, quindi non ho tagli, non ho graffi, non ho nulla, sono semplicemente sporchi. Alla fine sono riuscito a scalare il monte in sole 2 ore e ci ho messo solamente circa 40 minuti in più. Onestissimo, pensavo di metterci molto più tempo. Vi giuro che adesso camminare con le scarpe è la sensazione più bella del mondo. Mezz'ora adesso sono giù a valle. Come sempre vi ricordiamo di seguirci su Instagram e di iscrivervi al nostro canale YouTube degli Horizons. Come sempre, bella raga, alla prossima!